Buongiorno a tutti amici lettori, oggi siamo qui ancora con i nostri consigli libreschi. Ho trovato un book tag che vedo che questo formato di video vi piace molto, quindi ce n'è tanti in giro, magari li faccio anch'io. È un book tag un po' nostalgico, parliamo di ricordi, di libri di un po' di anni fa. L'ho trovato sul canale di Mirko Smith, vi lascio il suo video in descrizione se volete guardare anche il suo. Cominciamo con la prima domanda. Il libro più vecchio che conservi ancora in libreria dovrebbe essere I viaggi di Gulliver, che è questo. Come vedete un po' scassato perché ce l'ho da quando avevo 4-5 anni, me l'hanno comprato. È un libro proprio scritto per ragazzi, scritto bello grande. Recentemente ho preso anche la versione originale in inglese, anche se in realtà non l'ho ancora letto, infatti si vede che è nuovo. Una versione che forse leggerò, anche se è stato scritto nel 1700, probabilmente in inglese, che io farò un po' fatica a leggere, perché non è l'inglese che ho studiato io, ma ci proverò, poi vi farò sapere. Il primo libro preso in prestito dalla biblioteca che hai adorato. Allora io ho preso tantissimi libri in biblioteca, soprattutto quando ero ragazzina ci andavo spesso perché mi piaceva molto leggere da bambina e non ricordo francamente quali fossero i primi. Non saprei rispondere a questa domanda. Numero 3, un libro che ti è stato prestato, è stato La giuria di Grisham, il primo libro che ho letto di questo autore, me l'ha fatto scoprire e poi Grisham mi è piaciuto molto, ne ho letti tanti altri dopo. Quello è stato il primo. Numero 4, un libro che ti è stato consigliato, cito i romanzi storici di Ken Follett, I pilastri della terra, Mondo senza fine, eccetera, questi. Mi è stato consigliato anche la serie TV, i film per la TV che io non stavo seguendo e mi sono piaciuti molto anche quelli. Ve li consiglio se ancora non li avete visti. Numero 5, un libro da buddy read. Non ho l'abitudine di questa pratica, penso che significhi quando due lettori si mettono d'accordo per leggere lo stesso libro e poi confrontarsi, ma io credo di non averlo mai fatto, quindi non saprei cosa rispondere. Numero 6, un libro che hai conosciuto grazie alla scuola, che ricordo è il Fu Mattia Pascal di Pirandello. Io ho questa raccolta, la raccolta premi Nobel. Me l'hanno fatto leggere alle medie e da allora mi ha fatto piacere Pirandello e quando capita vado a vederlo a teatro, lo leggo, eccetera. Ve lo consiglio se vi capita di vederlo anche a teatro, assolutamente. Numero 7, un libro di fiction che ispira nostalgia, direi i libri di Laura Ingalls della serie La piccola casa nella prateria, ne ho già parlato ampiamente qui sul canale, andatevi a vedere i video, ce ne sono 3 almeno. Numero 8, opera letteraria che ispira nostalgia, è il libro di Grisha La casa dipinta, questo, che non è il solito legal thriller, questa è una storia familiare di una famiglia americana degli anni 50 raccontata dal punto di vista di un bambino di 7 anni. È un romanzo familiare, diciamo, molto molto bello. Numero 9, un libro per bambini che ti ispira nostalgia, è questo, Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio. È uno dei libri dell'infanzia che io ho amato moltissimo. Mi ricordo quando me l'hanno regalato, forse non andavo ancora alle elementari e mi è piaciuto molto. Se avete dei bambini, consigliatissimo, ancora oggi è ancora un libro che va bene. Il mio è anche illustrato, vedete. Un romanzo per ragazzi, una storia molto adatta per i bambini anche per 6-7 anni. Numero 10, tagga alcuni lettori, non saprei, taggo tutti i miei iscritti, gli iscritti al canale. Bene amici, vi ringrazio per la visione, come al solito vi lascio i video e i libri che ho citato tutti qui sotto. Iscrivetevi al canale, consigliate il video ai vostri amici se vi è piaciuto. Al prossimo video, a presto. Ciao, grazie per la visione.